Sono Immacolata Vitabile, nata a Pagano nel 1940. Ci può parlare della festa Madonna delle Galline? Sì, la festa della Madonna delle Galline è successo che un tempo venne dal cielo molte acqua e scesero giù dal monte Lattare per via Striane e scesero giù a valle. E là sta una delle galline un pollaio di galline rozzolando trovavano questo quadro della Madonna delle Galline. E poi il proprietario lo prese e in quel luogo si è reso questa chiesa. E c'è messo il quadro della Madonna delle Galline. Questa Madonna delle Galline tutti gli anni festeggia 8 giorni dopo Pasqua, con tanti colombi, che le persone vengono da molto lontane per vedere questi colombi che non si muovono dalla testa della Madonna. Anche da Taranto i miei parenti, cugini, zii vengono a vedere questa festa ogni anno e sono curiosi di vedere queste cose. La tradizione la tradizione poi sono i carciofi, che sono coltivati nelle nostre zone. Anche mio padre aveva un pezzo di terra e coltivava i carciofi. E noi questo periodo le facciamo, le battiamo su una qualche parte per aprire la testa e poi si mette nell'acqua, si lavano per bene e si prepara poi a parte prezzemole, aglio. E poi si alza perché si mettono sotto sopra, poi si alza, si mette normale e si mette aglio, prezzemolo, sale, pepe, olio, poi si accende la fornacella con i carboni e sopra si mette sulla brace, quando si è fatta la brace per bene, si prendono questi carciofoni con l'olio, già messi l'olio dentro e si mettono sui carboni sulla brace e poi man mano che queste si cuociono si deve mettere un recipiente sopra per non fare lavorare il vapore, perché con quello vapore si cuociono i carciofi. Poi man mano che si cuociono si deve sempre girare, che se non si girano, da parte si cuociono, da parte poi si bruciano. Allora deve stare attento man mano che deve controllarlo spesso. E poi È piccola, come la festeggiavate la festa? noi la festa l'abbiamo festeggiata sempre così con i carciofi, poi facevamo i tagliolini erano delle uova, si facevano con le uova delle galline che stessero in campagna, nei terreni nostri. Con quelle uova si prendeva la semola, si metteva sul tavolo e si impastava con le uova e si facevano i tagliolini impastando, poi dopo ho fatto una bella pasta e si metteva in una macchinetta e si stendeva, dove si tagliavano e si mettevano a asciugare sul letto, sui bastoni, sulle sedie, dappertutto. E queste erano, poi quando era la domenica si faceva un bel ragù e si mangiavano i tagliolini. Poi si mangiava, quando poi si prendevano i carciofi che cotti, si pulivano perché poi sotto erano bruciate, comunque si bruciano sotto si devono pulire, dopo puliti si mette sulla tavola con carciofi, salame e si mangia a tavola. C'era un dolce in particolare che viene mangiato in questo periodo? Un dolce particolare era il tortaniello di dolce che poi erano tutte convertine sopra, era la pizza di grana. Oggi invece la festa come la vivi? Come la festeggi? La stessa cosa come prima, comunque quella tradizione non si toglie mai, sono sempre le stesse cose che si fanno dappertutto, le persone vengono da fuori che rimangono sbalordite con questi colombi che vanno sulla testa della Madonna che non si muovono neanche con le botte e rimangono sbalordite, tutti gli anni fanno di tutto per venire a festeggiare questa festa. C'è una qualche tradizione che è rimasta negli anni, nella famiglia? La tradizione che si balla, si festeggia, si riuniscono tutti in piazza, si ballano con le tamborre, con le nacchere. Cosa sono le tamborre? I tamburi sono una cosa circolare grande, fatta con una pelle di che cosa, e poi delle pinze vicine
come battono vicino a questo tamburo, suonano. Con le nacchere. Cosa sono le nacchere invece? Le nacchere sono due cose di legno che si stringono e suonano. C'è una tradizione magari che è nuova, legata alla festa? No, è sempre quella, la tradizione è vecchia, è sempre quella, si ripetono sempre le stesse cose, perché pure non ci dimentichiamo cioè, i nostri genitori, i nostri nonni che facevano sempre le stesse cose. E noi è la stessa cosa, non c'è niente di nuovo, è sempre quella. Anzi, aumenta ogni anno, aumenta le persone per la curiosità dei colombi, della festa, che ballano, fanno tutte queste cose, però non c'è niente di nuovo. Spesso si sente parlare della tradizione dello schizzo legata ai tagliolini. Che cos'è? Lo schizzo è quando si mette i tagliolini a tavola nel piatto, poi si mette il ragù. Il ragù è bello resistente, che poi si mette nella braciole, si mettono altre cose dentro, poi si mette sul piatto dei tagliolini abbondante. Allora quando si mangia, tanto che i tagliolini sono lunghi, si mettono sulla forchetta e allora scappa il sugo e va addosso, e quelli sono lo schizzo. Mentre per le strade, quali sono le tradizioni? Cosa si trova durante la festa? Durante la festa si trovano sempre le stesse cose, salame, carciofi, panini, bottiglie, perché le persone vengono da fuori e questa è la loro curiosità, per vedere questi carciofi come sono. Il salame sta dappertutto, però questi carciofi cioè, si vedono solo da queste parti, dalle nostre zone, quindi non c'è niente di nuovo, e questa è che è la tradizione tutti gli anni. Pensi che rimarrà così ancora per lungo tempo? Sì, questa è la tradizione che non cambierà mai, anzi, se cambia qualcosa il popolo si ribella, come quest'anno, che non hanno fatto la processione, molte persone volevano a ribellarsi al vescovo perché non avevano fatto la processione, non avevano fatto uscire la Madonna. Comunque sono stati in chiesa, però sono ribellati tutti, anzi uno sono state da sopra la tettoia comune, sono buttate da giù perché non facevano la processione. Quindi lui è abituato a fare queste cose, per lui è santo, per lui è una cosa tradizionale, non si può togliere. Mentre i canti, cioè, sono rimasti gli stessi nel tempo. Sì, i canti sono sempre quelli, anzi aumentano sempre di più, ma sono sempre quelle. La Madonna si regala anche del pane. Il pane è hanno fatto come il quadro e dentro ci mettono la fotografia della Madonna. Poi fanno il pane, sempre il pane a forma di cucine, di galline, colombi e poi lo vendono e è ricavato alla Madonna. E poi si regala anche i cestini di limoni, arance, mandarine, melanzane. Tutti i prodotti che si usano nelle nostre terre e poi i ricavati, chi non ha niente si ha i soldi. Che cos'è la fornacella? La fornacella è un pezzo di ferro, una cassa di ferro che viene riciclata dai ferretti che le raccolgono per strada, poi lo sciolgono e fanno questa cucina con la grazia, mettono la grata dentro e là si mettono i carboni, fanno i carciofi, si fa la carne arrostita, si fa altre cose, anche la salsiccia arrostita che va di molto modo qua, anche hanno delle galline, si mangia la salsiccia arrostita, in mezzo alle strade fanno dei salsicce, costatelle, per riempire i panini che vengono, le persone che vengono da fuori, non mangiano perché non è che tengono tutti i parenti. Sono quelli che vengono così, che non hanno parenti, però vengono in questi luoghi e fanno salsiccia arrostita, fanno i panini e loro si mangiano questi panini con la salsiccia, con la stella, dipende da quelli che gli piace, melanzane, carciofi, salame, di tutto. C'è un'offerta che viene fatta alla Madonna in processione? Sì, l'offerta si fa sempre. Chi non ha niente ci dà i soldi, però chi ci dà le uova, le galline, i colombi, c'è anche il pavone,
anni ci danno i soldi. Poi per ogni parte che si fermano, che poi si fanno anche i fuochi, le signore che hanno i bambini piccolini, ogni bambino lo passano sotto il manto della Madonna per farlo crescere sano e bravo. E poi spargono i fuochi e passa avanti, ogni casa che passa fanno questa tradizione. Poi quando è passata la Madonna si entra in casa e si pranza con i tagliolini, i carciofi. Alla Madonna delle Galline facciamo i carciofi arrostiti. Prima si raccolgono o si sgombrano e quindi poi si sbattono su una qualcosa per far aprire la testa dei carciofi. Poi si mettono in bagno nell'acqua, si lavano per bene e poi si mettono sotto sopra. Poi a fianco da parte si prepara prezzemole, aglio e sale. Poi si gira i carciofi e si mettono questi aromi, anche un po' di pepe. Poi si accende la fornacella con i carboni, mentre che si fa la brace, poi si mette l'olio e poi quando si è formata per bene la brace, si mette questi carciofi e si mettono nella brace e si cuociono. E poi si mette il coperchio sopra per il vapore, perché quello di vapore sono evapora e i carciofi non si cuociono bene. Poi man mano che questi si cuociono, ogni tanto si deve andare a vedere perché si devono girare, perché se non girano, da una parte si bruciano, da una parte rimangono crudi e quindi man mano che si cuociono si devono girare. Questo ci mette per far cuocere meglio, che se il vapore si cuoce anche ciò. Poi c'è il dolce, il casatiello è dolce che è come il pane, solo che è dolce e in mezzo si mettono queste uova con i convettini. E poi questa è la devozione della Madonna delle Galline. Ogni bambino aspetta questo periodo per avere questo uovo che è tradizionale. Ognuno, anche i miei nipoti, quando vengono, nonna, hai comprato il casatiello, hai comprato il casatiello. Tutti quanti aspettano questo casatiello, che poi è un pane dolce impastato e con l'uovo al centro, con tanti convettini colorati.